Ciao amici, oggi parliamo di calci circolari. Vi spiegherò come allenare i calci circolari, i calci medi. Poi se questo video piacerà, se lo spaccherete di like, lo condividerete come si deve, farò un altro video in seguito dove vi darò un allenamento guidato per migliorare i vostri calci circolari. Ma cosa si intende con calci circolari? Ecco, con calci circolari si intendono i calci medi e i calci in linea alta. Calci bassi, calci frontali, io non li intendo come calci circolari. Perché? Perché hanno innanzitutto traiettorie diverse, ma un'esecuzione completamente diversa dagli altri due calci. Gli altri due calci sono abbastanza simili, l'unica cosa che differisce può essere la distanza sicuramente e l'altezza del colpo. Allora, prima di cominciare però andiamo un attimo a vedere come eseguire un calcio circolare, quali sono i passaggi fondamentali per un calcio circolare. C'è da dire una cosa molto importante. Gente, io sono uno solo, sono in video, mi stai guardando attraverso una telecamera, attraverso uno schermo. Voi quanti siete mi guardate? Siete tantissimi. Non posso essere il tuo istruttore che in questo momento va a correggere il tuo calcio circolare, perché tu hai delle problematiche, hai delle esecuzioni del colpo magari differenti da quelle degli altri 1000 persone che guardano questo video. Ecco, se vuoi un supporto personale, acquista Tecniche dei Campioni, contattami e vediamo cosa posso fare. Se vuoi il mio supporto, capisci? Attraverso un video ti posso dare delle nozioni, ma non è detto che queste nozioni vadano a colmare i tuoi gap, va bene? Allora, quali sono i passaggi fondamentali per portare un calcio circolare? Diciamo che li riassumiamo in pochi step. Sicuramente il primo step è quello di fare il passo esterno alla guardia dell'avversario. Ragazzi, cosa vuol dire questa cosa? È un punto fondamentale su cui mi concentro ogni volta che tratto questo argomento. Il passo esterno serve per levarti dalle balle dai colpi dell'avversario, perché se tu rimani col passo, lo fai di fronte al tuo avversario in linea con la sua guardia e lui decide di mettere un colpo di mano dritto, semplicemente ti prendi il pugno in faccia mentre porti un calcio, ti prendi un colpo che potenzialmente ti può mettere KO perché sei solo su una gamba, il corpo si sta scaricando per portare un calcio e lì ti sdraia. Quindi, primo passaggio fondamentale per portare il tuo calcio medio, il tuo calcio circolare, è quello di fare il passo esterno rispetto alla guardia del tuo avversario. Come puoi allenare questa cosa a vuoto o al sacco? Disegnando per terra una bella linea che ti obblighi a fare il passo esterno a questa linea. Ok, la linea la metti in corrispondenza del tuo ipotetico avversario, ogni volta che porti il calcio devi assicurarti che il tuo piede sia fuori da questa linea. Secondo step fondamentale per un calcio circolare, il caricamento del colpo. Quando vai a portare un calcio, dopo aver fatto il passo esterno, vai a caricare il colpo. Come lo carichi? Lo carichi spostando il braccio nella parte opposta della guardia, caricando con la gamba e caricando anche con il corpo. Questo ti permette di avere il colpo carico, proprio come quando vai a caricare ad esempio l'arco per tirare una freccia, come quando infili il proiettile nel caricatore di una pistola, pronto per sparare il tuo calcio. Terzo passaggio fondamentale è quello di alzarti sulla punta del piede. Perché? Perché questo, ragazzi, mettetevi un appunto e state attenzione a questo passaggio, perché molti di voi e la maggior parte dei praticanti, dei beginners, sbaglia questo punto. Ho visto anche dei professionisti sbagliare questo passaggio. Bisogna alzare il piede. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel primo passaggio, quando fate il passo, ragazzi, non dovete atterrare già in punta di piedi, ma dovete appoggiare tutto il piede. Una volta che avete appoggiato il piede, avete caricato il colpo, dovete spingere sulla punta del piede, perché da lì, da questo passaggio, andate a prendere da terra tutta la forza che vi permetterà di scaricare il colpo dopo. Ok, quindi dopo che avete appoggiato il piede, caricate il colpo e spingete sulla punta. Una volta che avete spinto sulla punta, scaricate col braccio, quindi il braccio che è carico si scarica e lanciate il colpo. Ok? Quindi i passaggi sono fondamentalmente 4. Passo esterno, fondamentale. Caricamento del corpo, del colpo e del corpo, necessario per dare la giusta forza al colpo. Ti devi alzare in punta di piedi, importantissimo per dare tutta la forza e il massimo della potenza a questo colpo. Quarto passaggio, scusatemi, scaricare il corpo e il colpo sull'avversario. Allora, con che parte della gamba dovete colpire quando portate un calcio circolare? Con la tibia, ovviamente.
con la tibia. Quale parte della tibia? Ecco, questa è un'altra cosa molto importante, fate attenzione. Non dovete colpire col filo della tibia, perché se andate a colpire con il filo della tibia è molto probabile che se non siete super precisi come dei chirurghi, andate a colpire col muscolo tibiale. Ecco, se il vostro muscolo tibiale impatta su una parte dura dell'avversario, sono cazzi seriamente. Finisce che zoppicate per delle settimane, perché il muscolo tibiale si logra, prende un colpo, subisce un danno, probabilmente viene un versamento sulla tibia, si crea un bozzo e voi poi zoppicate, poi non riuscite più a appoggiare la gamba, ve lo assicuro perché è successo anche a me un sacco di volte. Quindi la parte della tibia che deve impattare è la parte centrale e non il filo della tibia. Va bene tutta la superficie della tibia, diciamo dalla caviglia fino al ginocchio, poi dipende dalla distanza, dipende dal colpo. Il calcio circolare lo potete portare in diverse maniere, potete portarlo più laterale, potete chiuderlo di più sul corpo dell'avversario, portando il ginocchio proprio oltre l'avversario. Io preferisco questo tipo di calcio. Potete lasciarlo più laterale, quando lavorate col calcio alto potete anche colpire con la caviglia e far rinculare col piede. Ci sono tanti modi di portare questo calcio, in questo video ovviamente non è possibile analizzarli tutti, ripeto, bisognerebbe mettersi passo passo, oppure ragazzi, se volete del materiale più dettagliato potete prendere Tecniche dei Campioni o contattarmi per avere uno dei miei vecchi videocorsi che attualmente sono chiusi al pubblico. Ok, come posso allenare i calci circolari? Adesso che sai come farli, come li puoi allenare? Vabbè, fondamentalmente le fasi dell'allenamento sono sempre quelle. Il primo passaggio che ti consiglio di fare per allenare correttamente i calci circolari è quello dello studio a vuoto, cioè proprio di metterti a vuoto, di prenderti dei riferimenti per terra, mettere un oggetto che possa simulare un tuo ipotetico avversario e da lì andare a costruire tutti i passaggi che ti ho detto prima. Quindi proprio uno studio vero e proprio di questo colpo, quindi senza forza, fatto correttamente, dove lo porti bene, dove carichi, dove fai il passo, dove ti alzi sulla punta di piedi, dove fai un'esecuzione perfetta di questo colpo. Dopo averlo studiato a vuoto, il mio consiglio è quello di studiarlo anche al sacco e anche ai PAO con il tuo maestro, così ti può correggere, ok? Proprio una fase di studio. Dopo che avete fatto una fase di studio, quindi avete capito come si esegue il colpo, bisogna aumentare la forza. Quindi, sempre al sacco, sempre ai PAO, il mio consiglio è quello di fare dei lavori, delle schede mirate per potenziare questo colpo, quindi lavorare con delle combinazioni di colpi e con delle chiusure di gamba, chiusure potenti di gamba. Lavorare ad esempio con delle combinazioni di mano e dei calci doppiati, ok? Lavori col calcio doppiato, molto importante. Se volete lavorare la potenza, uno degli ottimi lavori, uno dei migliori lavori che potete fare con i calci circolari è quello di doppiare il colpo, prendere il tempo e portare un altro stesso colpo però in maniera forte. Il colpo doppiato al 50% della forza, tempo, mi riposiziono, mi metto in guardia, altro colpo al massimo della potenza. Ok, questo è un ottimo modo per lavorare il calcio, per potenziare i calci. Poi potete lavorare, ragazzi, le ripetute, quindi vi mettete al sacco, portate ripetute di calcio, ad esempio avete un minuto, potete fare in tutto questo minuto 10 calci con la destra, 10 calci con la sinistra, a ripetizione fino alla fine. Potete lavorare i calci alternati, quindi destra, sinistra sul sacco, o oppure ai PAO, quando il vostro maestro indietreggia portando i colpi alternati, oppure dalla stessa parte. Ci sono infinite possibilità di lavoro per potenziare questo colpo. Un altro lavoro secondo me fantastico per migliorare questo colpo è quello di sparring gioco, dove uno va a calciare, l'altro si diverte a bloccare, afferrare e rispondere in maniera repentina, quindi calcio risposta, calcio blocco risposta, calcio afferrata risposta. Questo è un ottimo lavoro per riuscire a trovare i buchi e le entrate nello sparring e poi successivamente nei combattimenti con questo calcio. Ok? Amici, io credo che in questo video magari è stato un po' breve, però abbastanza conciso e con tante nozioni utili per migliorare i vostri calci circolari. Se questo video vi è piaciuto dovete massacrarlo di like, di condivisioni e continuare a guardarlo, perché così io capisco che volete un altro video sui calci circolari dove vi do una scheda d'allenamento guidata per migliorarli. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video.